Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si alzano in volo, non stiamo facendo un semplice servizio visivo. Stiamo scrutando il vero polso geodinamico dei campi flegrei, una caldera che pulsa, degassa e si deforma come un organismo vivo sotto i nostri occhi. Oggi, come sempre, vi portiamo dati, osservazioni e monitoraggi aggiornati, perché questa terra complessa e fragile merita tutta la nostra attenzione. Prima di immergerci nel cuore di questo nuovo aggiornamento, ricordiamo che potete sostenere il nostro lavoro quotidiano attraverso il nostro spazio Buy Me a Coffee. Non è un obbligo, ma un gesto libero che ci aiuta a continuare a volare con i nostri droni, sostituire batterie, mantenere attrezzature e documentare costantemente lo stato della caldera. Il link lo trovate in descrizione e nel commento fissato. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al nostro gruppo Facebook Solfatara News Group, dove ogni giorno condividiamo immagini, dati e osservazioni dal campo. Questa notte la caldera dei Campi Flegrei non ha riposato. Secondo i dati dell'osservatorio vesuviano dell'AINGV, è stato registrato un nuovo sciame sismico nell'area flegrea. 5 scosse si sono susseguite tra la notte e le prime ore del mattino, con la più intensa alle 4:42 locali. Epicentro nei pressi di Pozzuoli e una magnitudo di 2,0 a circa 3 km di profondità. Tutte le scosse sono state distinte e avvertite dalla popolazione, soprattutto nei centri più vicini all'epicentro. Questa serie di eventi rientra in un quadro di sismicità attiva che non è isolato. Gli ultimi bollettini sismici segnalano, oltre alle scosse di stanotte, almeno 3 terremoti nelle ultime 24 ore, con magnitudo tra 1,5 e 2,0 e ipocentri poco profondi, attorno ai 2, 3 chilometri sotto il livello del mare, secondo il monitoraggio dell'INGV. Ricordiamo che negli ultimi mesi l'area è stata teatro di diversi sciami sismici di maggiore estensione e intensità. Ad esempio, solo pochi giorni fa un altro sciame ha coinvolto la zona con magnitudo più forte, attorno a 1,9 alle 7:47 del mattino, con una decina di scosse registrate tra l'alba e la mattinata. Va sottolineato che non si tratta di fenomeni del tutto isolati. Nel corso dell'anno, infatti, si sono susseguiti altri episodi, con scosse registrate anche di magnitudo 3,1 o superiori in precedenti sciami sismici, come è accaduto nei mesi scorsi a ottobre, quando eventi fino a 3,3 sono stati rilevati dall'INGV nella zona di Pozzuoli. Dal punto di vista scientifico, fenomeni come questi sciami sismici non sono semplici rumori del sottosuolo. I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica vasta, con un complesso sistema di fluidi, gas e deformazioni della crosta. Scosse ripetute e poco profonde sono un segnale che i meccanismi tettonici e vulcanici sono attivi. Movimenti di fluidi e gas nei pori rocciosi, cambiamenti di stress nella caldera e deformazioni del suolo possono scatenare serie di microterremoti che vediamo sui nostri grafici e che talvolta vengono avvertiti dalla popolazione. Questo non significa automaticamente un'eruzione imminente, ma dimostra che la caldera è in uno stato di costante evoluzione dinamica. Istituti geofisici internazionali e studi recenti lo confermano. Torniamo ora alla nostra osservazione diretta di oggi. Nella fumarola Pisciarelli abbiamo registrato un forte degassamento con pressioni evidenti nelle emissioni, mentre i getti di fango mostrano una lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Questo tipo di variazione può sembrare modesta, ma in un contesto vulcanico così complesso, ogni minimo segnale può avere un significato in termini di bilancio di gas e calore nel sistema idrotermale. Per quanto riguarda i dati termici, abbiamo misurato una temperatura alla fumarola Pisciarelli di 105,2 gradi Celsius e come sempre potete vedere a schermo il grafico aggiornato con le temperature degli ultimi giorni. Questi dati ci aiutano a tracciare l'evoluzione dell'attività idrotermale, che spesso precede o accompagna movimenti del sottosuolo. Spostandoci nel cratere della Solfatara, la situazione alla fumarola Boccagrande è tutt'altro che tranquilla.
Anche qui rileviamo pressione significativa, con colonne di vapore vulcanico dense e imponenti, che si innalzano dal terreno, segno di attività intensa sotto la superficie. Le fumarole minori non restano da meno. Sono tutte in piena attività, con emissioni costanti e vigorose. In questa zona, la temperatura registrata alla Bocca Grande è di 181,9 gradi Celsius, un dato che evidenzia come l'energia termica sia ancora concentrata e in movimento nei complessi canali idrotermali del sistema flegreo. Come sempre mostriamo a schermo il grafico con le temperature dei giorni scorsi aggiornato. Questi fenomeni, sciami sismici, degassamento vigoroso, pressioni elevate e temperature stabili o in aumento, non sono eventi isolati, ma tasselli di un mosaico geodinamico che richiede attenzione continua. Per la popolazione e per chi vive nel territorio flegreo è fondamentale conoscere questi segnali, capirne l'evoluzione e mantenersi informati con fonti ufficiali come INGV e Protezione Civile, oltre alla nostra documentazione quotidiana. Restate con noi per continuare a monitorare passo dopo passo lo stato della caldera dei Campi Flegrei, qui su Solfatara News, dove ogni volo dei nostri droni racconta il battito profondo del nostro vulcano. Vi salutiamo con la promessa di nuovi aggiornamenti e osservazioni, perché solo attraverso l'informazione costante possiamo comprendere e affrontare la complessità di questa terra che respira sotto i nostri piedi.